Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, io sono Angela, benvenuti, questo è Esoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 15 al 29 luglio, dove troveremo la luna piena in Acquario. Vi ricordo che è una stesura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci da questo periodo, soprattutto poi con il culmine della luna piena in Acquario. Energie pro e contro, quindi a favore abbiamo maggiore indipendenza emotiva, ispirazione creativa, idee anche originali che ci possono essere molto utili, voglia di cambiamento, momento adatto per pianificare progetti a lungo termine, per aprirsi all'innovazione, alla fantasia, all'immaginazione, ad avere un pensiero libero per possibili collaborazioni, conoscenze, anche con persone diverse dal solito. Di contro dobbiamo fare attenzione alla solita routine che potrebbe diventare un po' pesante, un po' stretta, al senso di distacco, di isolamento, di freddezza emotiva, anche ad un blocco razionale. Ci potrebbe essere anche un blocco della spontaneità, rigidità mentale e tensione. Quindi qui abbiamo proprio a livello astrologico le energie e adesso vediamo un po' come si riflettono proprio nel vostro segno l'Ariete partendo dal nostro primo oracolo. Troviamo la malinconia lunare. All'inizio vuol dire che potreste fare un po' di fatica intorno al 15 luglio. Fatica per varie motivazioni, magari un po' di stanchezza, un po' di stress, oppure anche qualcosa a livello fisico, può essere lo stesso caldo, eccetera. Quindi queste varie motivazioni effettivamente possono creare un po' di ansia, senso di vuoto, sentirsi un po' giù di morale. Potrebbe esserci un momento no, tendenzialmente sì, è vero, potrebbe essere soprattutto un calo di energia, ma sicuramente passeggero. Infatti questa carta ci porta il consiglio di subito attivarci per cercare di uscire da questa fase, da questo momento e magari fare qualcosa che ci può portare gioia, che ci può portare al momento una distrazione, perché l'importante questa prima fase è proprio incominciare a fare quel passo in più per muoverci, per cercare proprio energie diverse. Il secondo passaggio proviene dalla carta Arturo. In questo caso ha a che fare con la cura, con il sostegno, soprattutto di quelli che sono i legami più stretti e più solidi. Quindi in alcune circostanze magari sarà il caso di rivolgersi a qualcuno, forse della famiglia, degli amici intorno a voi, per questioni pratiche, eccetera. Allora magari rivolgersi a un professionista, a qualcuno che ci può aiutare. In senso generico, quindi ci porta a capire che abbiamo bisogno o di proteggere noi stessi o di aiutarci a comprendere meglio alcune cose e creare dei legami solidi e sinceri. Il terzo aspetto ha a che fare con il leone rampante e questa è una carta di incoraggiamento, di forza, di determinazione, ci chiede di essere audaci. Probabilmente, come abbiamo visto sin dall'inizio, abbiamo bisogno di preparare le nostre energie per far sì che noi possiamo cogliere al massimo, poi con il culmine della luna piena in Acquario,
quelle che ci possono aiutare maggiormente. E come vedete è tutto un passaggio dove si cerca di superare una blocco, una difficoltà, un momento di ansia e di vuoto, poi procediamo magari nel capire e comprendere se abbiamo bisogno di aiuto pratico o morale e poi c'è questa forza, diciamo, prorompente, può anche arrivare un'energia molto forte da poter gestire. Come dicevo, questa carta sicuramente ci sta dicendo che possiamo ottenere degli ottimi risultati, l'importante è tenere in equilibrio alcune cose che magari non ancora funzionano, però avere la stessa possibilità di non fermarci, di non bloccarci e invece di procedere e andare oltre. Di alcune cose dovete essere comunque orgogliosi di voi stessi e alcune cose sappiamo benissimo che dipendono da situazioni esterne, ma l'importante è comunque fare i nostri passi e la nostra parte. Adesso andiamo a vedere l'oracolo dello sciamano. I suggerimenti di questo oracolo ci possono aiutare a capire che è una bellissima carta questa perché indica il percorso, il viaggio, tutto quello che facciamo per non solo diciamo andare avanti, ma soprattutto per proiettare in avanti i nostri sogni, i nostri obiettivi. Questa inoltre parla di uscire dai propri confini, quelli conosciuti, la nostra zona di comfort e avere il coraggio di compiere anche un viaggio nell'ignoto, nell'incertezza. Non abbiamo bisogno per forza di conoscere il punto di arrivo, magari è ovvio, idealmente ci facciamo i nostri sogni, le nostre idee, i nostri obiettivi, però lo dobbiamo mettere un attimino da parte perché abbiamo bisogno proprio di concentrarci sui nostri passi, perché se già ci preoccupiamo diciamo del futuro, di cosa dobbiamo realizzare, allora riusciamo purtroppo non riusciamo a fare un percorso lineare perché possiamo crearci un po' di ansia. Andiamo avanti passettino per passettino, costruiamo questi vari passaggi e allora è lì che riusciremo a comprendere meglio tantissime cose, anche crearci delle opportunità, delle occasioni interessanti, di sistemare anche come abbiamo visto delle questioni che sono abbastanza delicate per voi. Ricordiamoci che il viaggio non è la destinazione, ma è tutto il percorso, è tutto quello che andiamo man mano a fare. Troviamo il guerriero luminoso e questo effettivamente ha a che fare, come vi dicevo, con il coraggio, con la determinazione. Probabilmente c'è quel messaggio che arriva e che chiede di focalizzarvi sulla vostra forza, sulla vostra saggezza, di mettere da parte magari quelle che sono le frustrazioni, l'ansia, la preoccupazione, cercare sincerità, cercare verità, avete bisogno comunque di chiarezza e di avere un ruolo attivo nelle decisioni e nei progetti. E poi l'ultimo messaggio arriva dalla carta il cerchio. Ecco, questa ha a che fare come vi dicevo, un po' con quello che abbiamo già visto. Il cerchio indica una connessione con i nostri desideri, con lo spirito, con la natura, con l'universo, con tutto quello che ci circonda, ma anche a livello interiore e quindi ci invita a vivere con presenza, con profondità, per esperienze che siano vere, relazioni sincere, quindi abbiamo bisogno di fluire e danzare con ciò che ci accade, vivere proprio il presente, le emozioni volta per volta, giorno per giorno, passo dopo passo e allora è lì che possiamo attuare grandi cambiamenti, rinnovamenti, affrontare al meglio le nostre sfide, parliamo anche di rigenerazione del nostro cammino personale. Quindi qui abbiamo
nel completo la nostra lettura, dove abbiamo visto, diciamo, varie possibilità che vi possono aiutare ad affrontare questo periodo. Io vi ringrazio per avermi seguita, si conclude qui la lettura. Se volete in alto trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!